Ciao gente, con la pubblicazione della recensione di Samsung Odyssey G9 sul nostro sito è finalmente ora di passare a qualcosa di più divertente. Il caso vuole che io abbia due G9 attualmente tra le mani e se li uniamo al mio CHG90 possiamo mettere insieme un setup niente male davvero. Chiariamo subito una cosa, non prevedo assolutamente di giocare in questo modo, non credo che nessuno potrebbe farlo. E si tratta di una cosa fatta per divertirsi e perché ho avuto l'occasione. E non consiglio seriamente di fare una cosa del genere, ok? Bene, vai con il setup tour. Per creare un folle setup a 3 schermi userò due Odyssey G9 da 49 pollici con risoluzione 5120x1440 e un Samsung CHG90 con risoluzione 3840x1080. Idealmente dovremmo usare 3 schermi identici, ma non è un problema. Il mio PC principale è dotato di Ryzen 9 3900X, una GeForce RTX 2080 Ti, 32 GB di RAM e una marea di storage SSD su NVMe. Quest'ultima cosa non è che sia davvero necessaria, ma visto che c'è. La cosa più difficile di questo setup in effetti non è la messa in pratica, ma il lato finanziario, visto che al giorno di pubblicazione di questo video un G9 costa circa 1680 franchi svizzeri. Io sono fortunato, gli schermi che ho qua mi sono stati prestati direttamente da Samsung. Il prossimo passo è trovare un posto abbastanza grande per appoggiare i 3 schermi uno di fianco all'altro. Useremo un po' di tavolini a caso, anche se forse non è la configurazione più stabile del mondo. A questo punto basta allineare gli schermi, collegarli al PC, 2 su DisplayPort e 1 su HDMI, siccome 3 su DisplayPort mi ha dato problemi. Prima che mi suggeriate di collegare 6 schermi ci sono 2 problemi principali. Non li ho e non è possibile collegare più di 4 monitor a una singola 2080 Ti. Ce ne vorrebbero 2 in SLI e comunque nessun gioco commerciale permette di avere 360 gradi di visione. L'ultimo step è aprire il pannello di controllo GeForce, andare sotto Configura Surround, mettere gli schermi nel giusto ordine e attivare la funzione. Ora Windows vede i nostri 3 schermi come se fossero uno solo, con risoluzione 11520x1080. La risoluzione verticale di 1080 è data dal CHG90, il nostro minimo comune denominatore in questo caso. A questo punto non resta altro da fare che provare alcuni giochi. Ho deciso di provarne alcuni a caso in modo da dargli una panoramica variegata. Alcuni funzionano molto bene, altri solo in parte e alcuni o non hanno il giusto aspect ratio oppure non permettono di avere visioni particolarmente larghe. È il caso di titoli competitivi come Overwatch e per un buon motivo, un FOV troppo ampio ci darebbe un vantaggio competitivo mica da ridere. Ok, diamo un'occhiata? I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Come on baby, take my hand. And we don't need to do the things we don't wanna do.
Concludiamo. In generale il supporto a 3 schermi del genere è sorprendentemente buono. In tutta onestà non mi aspettavo di ottenere risultati tanto positivi. Flight Simulator 2020 era in effetti l'unico del quale avevo una certa sicurezza, oltre a Project Cars 2. The Witcher 3 è stata una sorpresa scoprire che CD Projekt Red ha effettivamente testato e programmato tale funzione. Shadow of the Tomb Raider, Horizon Zero Dawn, Fortnite, Apex Legends, CSGO, Minecraft, Java e Metro Exodus funzionano in modo molto soddisfacente. Meno bene Control e Doom Eternal che semplicemente non ridimensionano correttamente. Come detto, Overwatch è fisso a 21 noni, mentre Fall Guys non arriva nemmeno a riempire un singolo schermo. In generale le performance si sono rivelate niente male, con framerate assolutamente giocabili, anche a dettagli grafici alti o addirittura ultra. Per tutti coloro che sono rimasti folgorati dalle performance di RTX 3080 e 3090, sappiate che una buona vecchia 2080 Ti ha ancora parecchia potenza da offrire. Insomma, prima che metta via tutto e ritorni al mio setup regolare con uno schermo solo, sono contento di aver provato l'esperienza. Non è simile ad un casco in realtà virtuale e chiunque me l'abbia consigliato decisamente non ha mai giocato in VR e nemmeno a qualsiasi altra esperienza videoludica che io abbia mai fatto prima. Inutile? Assolutamente sì. Epico? Ci potete scommettere. Se mi avete seguito fino a questo punto io vi ringrazio e vi do l'appuntamento ad un prossimo video di Joypad. Da Dave è tutto, un saluto e alla prossima. Ciao! Joypad! Woohoo!